Stare in quella stanza era come essere intrappolati in una bomboletta spray. C'era un caldo pazzesco. L'aria era così densa che se avessi aperto di scatto la finestra, probabilmente ci sarebbe stato uno scoppio. Stavo per girare il mio nuovo corto, dopo 2 anni di totale inerzia. Ero appena venuto a sapere che il protagonista ci aveva lasciato. No, non era morto, era stato obbligato a lavorare durante le ore del giorno. Diciamo pure che lo aveva scelto. Mi restavano 24 ore per riscrivere la sceneggiatura da capo, 1440 minuti prima di buttare al vento mesi e mesi di organizzazione, 86.400 secondi prima di annegare nel fallimento. Non facevo altro che ripetermi: ce la posso fare, ce la devo fare. Se chiudevo gli occhi mi apparivano unicamente le esterne della sceneggiatura iniziale e forzati riadattamenti per la nuova. Niente di fattibile. Solo idee confuse che apparivano e si dissolvevano in un istante. Aprì il balcone e mi parve il primo respiro della mia vita. Avevo sempre trovato inutili le matite con il gommino. Cancellavano poco e finivano per strappare la carta. Rosa pallido, forse beige. Il bianco era il migliore. Sì, meglio bianco. Ogni volta che entravo in un albergo, dopo la consueta ispezione della camera, immaginavo come sarebbero state le mura di un altro colore. See the life I had. Provai a ricordare almeno una delle canzoni che avevo ascoltato, ma riuscivo solo a lasciare le strofe a metà e questo mi faceva impazzire. Mi sarei preso a schiaffi da solo. Come il primo sintomo di una malattia silente, mi ricordai dello scopo per cui ero lì. Meno 22 ore, 1320 minuti, 79.200 secondi. Tutto ciò a cui riuscivo a pensare era quella dannata frase, che ogni secondo mi sembrava sempre meno significativa. Devo scrivere. Ce la posso fare. Ce la devo fare. Filippo non capiva le mie ragioni, non vedeva ciò che vedevo io. I suoi occhi erano in grado di vedere la composizione delle inquadrature, la profondità di campo, il gioco di luce ed ombra, ma i nostri limiti. Se avessimo girato in notturna i miei problemi si sarebbero risolti? Sì. Sì, però devi cercare di metterti nei miei panni, tu hai tutte le ragioni del mondo. Ma non possiamo girare di notte. Sì, si vede male. E poi tutto questo rumore video non lo puoi togliere in posta. Datemi 24 ore, anzi fino a domani mattina. Se mi viene in mente qualcosa allora bene, altrimenti facciamo come volete voi. Sì, sì. Sì, sto in albergo. Sì, la stanza che avevamo preso per girare. E ormai l'avevo pagata. Sì, vabbè, allora ci sentiamo domani, vi chiamo io, non mandatemi messaggi né niente. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Stavo per abbandonarmi al paralizzante vuoto di idee. Era un luogo orribile da esplorare quello. Mi aggrappavo disperato a quell'ultimo briciolo di volontà e determinazione, che come rocce umide si sgretolavano. La mia testa era sul punto di scoppiare.
Il mal di testa era tornato, più intenso, più radicato, mi stordiva. Non avevo neanche la forza di uscire a fumare. Pensa che non avevo mangiato nulla dalla mattina, ma era troppo tardi, e anche volendo la cucina dell'albergo era chiusa. Non potevo girare tutte le scene in un interno, non potevo girare l'esterno. Se la mia vita fosse stata una partita di scacchi, in quel preciso momento io sarei stato il re, che cade sotto scacco comunque si muova. Ogni pensiero, ogni immagine, ogni ipotetico dialogo mi facevano pulsare la testa. La verità è che avevo tentato di fare il passo più lungo della gamba. Forse era stato il destino ad urlarmelo in faccia. Questo corto non lo dovevo girare. Ancora mi ripetevo, con un bisbiglio, devo scrivere. No, non ce la posso fare. Questa volta no. Ti sto chiedendo solo 24 ore. Anzi, datemi tempo fino a domani mattina. Se riesco a trovare una soluzione, bene, altrimenti facciamo come dite voi. Quella notte passò come un'ombra nera che si intravede con la coda dell'occhio. Devo dire che mi aveva sempre affascinato scoprire il significato nascosto dei sogni, capire come questi fossero collegati con il nostro io più intimo e ignoto. Da quella mattina mi resi conto di aver intrapreso un vero e proprio viaggio. C'era stata la concentrazione, la perseveranza, poi l'impazienza, la rabbia, la disperazione e infine giunse la libertà. La libertà di poter accettare la sconfitta, di lasciarmi andare allo scorrere delle onde, prima lento, poi veloce. Sentendomi come una barchetta di carta che resta impigliata nelle mangrovie, capii che l'importante è avere fiducia nelle parole degli altri e continuare a muoversi. Può succedere che invece di imbarcare acqua a negare, il giusto movimento delle onde ci porti verso strade di cui non abbiamo mai osato immaginarne l'esistenza.